Ciao a tutti e bentornato a chi mi segue già. Oggi voglio fare con voi questo cuscino a caramella. Per farlo avremo bisogno di poche cose, 2 tipi di stoffe e del nastro di raso. Bene, dunque, io direi di metterci al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi tutorial. Buona creatività a tutti! Per realizzare il nostro progetto avremo bisogno di un cilindro di gomma piuma. Questo cilindro ha un diametro di 15 cm e una lunghezza di 40 cm. La circonferenza invece è di 49 cm. Se non volete utilizzare la gomma piuma perché la ritenete troppo rigida, potete utilizzare un'imbottitura di quelle alte 3 cm e girandola su se stessa riprodurre il cilindro. In questo caso il cilindro risulterà molto più morbido. Avremo bisogno dunque di 2 pezzi di stoffa. Nel mio caso io ho unito più pezzi perché non avevo una striscia lunga. Infatti voi non dovrete tener conto di queste cuciture, ma pensare che sia un pezzo unico di stoffa. Le misure della stoffa per il giro della circonferenza potrebbero differire di alcuni millimetri in base allo spessore della stoffa e quindi alle cuciture. Se occorre aggiungete mezzo centimetro. Nel progetto poi impiegherò anche un nastro da scegliere in accordo con le 2 stoffe. Come prima cosa ho piegato su se stessa la stoffa di 1 centimetro sui lati corti e poi ho ripetuto l'operazione anche sui lati lunghi. Sui lati lunghi però ho rigirato ulteriormente il tessuto, dopodiché ho messo gli spilli e ho cucito solo i lati lunghi. Tutte le cuciture eseguite nel video sono con un punto dritto base della macchina da cucire. Ho risvoltato poi i lati corti che non ho cucito rovescio su rovescio per 14,5 cm. E poi ho cucito vicino al bordo più o meno a 3 mm dal bordo stesso. Ho tracciato poi una riga a 3 cm dalla cucitura che ho appena fatto, sempre sui lati corti e con una penna cancellabile con il calore. Ho tracciato poi delle piccole marcature per ricordarmi di non cucire in quel punto. Infatti da quei punti uscirà il nastro per poter chiudere la nostra caramella.
ho piegato il tessuto dritto su dritto e fermato con gli spilli. Ora andrò a cucire proprio sotto al bordino, vicinissimo alla fine del bordino, lasciando le aperture per il nastro. Ho tagliato poi 2 pezzi di nastro da 80 cm e con una spilla da baglia li ho passati all'interno del canale che ho creato con le cuciture. Mi raccomando poi di sigillare sempre i terminali del nastro ove occorre. Ho risvoltato poi il lavoro e inserito il cilindro di gomma piuma. Per farlo mi sono aiutata con un po' di borotalco che ho cosparso sulla gomma piuma. A questo punto il cuscino a caramella potrebbe essere terminato, ma io voglio aggiungere una cover. La cover infatti può essere cambiata all'occorrenza senza smontare tutto il cuscino. Ho tracciato con la penna cancellabile una linea a 5 mm dal bordo sul dritto della stoffa. Poi sul retro della stoffa ne ho tracciato un'altra a 7 mm dalla prima, per un totale quindi di 1,2 cm. Queste saranno le linee di cucitura. Dopo aver tracciato le linee sul lato corto, faccio 2 pieghe da 1 cm sui lati lunghi. Mi aiuto con il ferro da stiro e poi vado a cucire. Se volete aggiungere del pizzo, questo è il momento giusto. Una volta cuciti i laterali lunghi della cover, piego la stoffa con il rovescio contro il rovescio, quindi il lato dritto sarà verso di me, e vado a cucire sulla linea che ho tracciato a 5 mm dal bordo. Dopodiché andrò a tagliare circa 2 mm della cucitura che ho appena fatto. Rigiro poi il tessuto mettendolo dritto su dritto. Avrò così il rovescio verso di me. Una volta girato il tessuto, quindi provvederò a fare la seconda cucitura a 7 mm appunto dal bordo, quindi dalla prima cucitura.
Bene, dunque questo è il mio cuscino a caramella con la cover intercambiabile. Pratica, comoda e vi aiuta a tenere pulito il cuscino. Spero quindi che il tutorial vi sia piaciuto e ringrazio di cuore tutti i nuovi iscritti. A me non resta che salutarvi, ma prima vi ricordo sempre di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei prossimi tutorial. Poi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando di condividerlo. Ciao!